Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi voglio fare una chiacchierata molto onesta con voi e raccontarvi una storia di amore e soprattutto di grande frustrazione artistica. Come vedete sullo sfondo c'è il mio ultimo lavoro, un disegno a gouache che ho deciso di intitolare Anima felina con occhi di gemma. Ma io voglio raccontarvi la mia esperienza con questi colori che ultimamente mi stanno facendo perdere la testa in senso negativo. Parlo delle gouache. Se mi seguite sapete quanto ami sperimentare con i colori e qualche tempo fa mi sono lasciata tentare dalle famosissime gouache in vaschetta, quelle che arrivano in quei bellissimi e rassicuranti set completi. Ecco, se potessi tornare indietro nel tempo non le ricomprerei mai, o meglio, non in questo formato. Oggi voglio raccontarvi perché mi sono pentita amaramente di questo acquisto, del calvario che sto vivendo per colpa del loro contenitore e dell'assurda ma efficace soluzione finale che ho dovuto trovare adesso che è arrivata l'estate. Il problema principale non è il colore in sé, la gouache è fantastica, è coprente, è vellutata, ha un'opacità bellissima e si riattiva con l'acqua. Il vero dramma, il mio errore madornale, è stato il packaging. Ho comprato uno di quei set con la scatola che viene venduta come ermetica. Spoiler, non lo è affatto. Cosa succede quando un contenitore di gouache non è davvero ermetico? Succede che l'umidità interna evapora lentamente, ma non abbastanza da farla asciugare del tutto in modo pulito. Si crea una via di mezzo infernale. Praticamente passo molto più tempo a pulirle, a disinfettarle, a fare trattamenti di salvataggio che a dipingere sul serio. Ogni volta che apro la scatola è un caos. Il colore si deposita sui bordi, si creano microfessure dove l'aria passa e puntualmente si forma la muffa. È diventato un incubo. Per cercare di rimediare ho dovuto persino preparare una bottiglietta spray con soluzione di alcol in lipagina, ma la routine pre-pittura è diventata estenuante. Vi dico solo cosa devo fare ogni singola volta. Prima devo rimuovere fisicamente la muffa che si è creata sulla superficie del colore, poi prendo l'alcol puro per pulire bene le vaschette. Quando finalmente posso iniziare a dipingere sono costretta a usare acqua distillata per evitare di introdurre altri batteri che favorirebbero nuove muffe. E non è finita qui. Prima di sigillare la scatola a fine sessione devo spruzzare di nuovo la mia soluzione di alcol in lipagina, aspettare un po' che agisca e solo alla fine posso chiudere il coperchio. Una routine frustrante che alla fine dei conti non funziona nemmeno. Nonostante tutta questa precisione da laboratorio, la muffa ritorna sempre. Invece di sedermi al tavolo, aprire il colore e iniziare a creare liberamente, devo fare il piccolo chimico per mezz'ora e questo distrugge completamente l'ispirazione. Se la situazione era gestibile a stento in inverno, adesso che siamo ufficialmente in estate, la situazione è precipitata. Qui le temperature iniziano a farsi sentire e a lasciare quella scatola semi-ermetica sulla scrivania significava condannare il colore a diventare un blocco di fango secco o peggio, un ecosistema di muffa nel giro di pochi giorni. Così, presa dalla disperazione, ho guardato l'angolo del mio studio e ho avuto un'illuminazione. Un mini frigorifero portatile compatto di quelli che si possono alimentare anche con l'accendisigari dell'auto. Di solito lo tengo qui nel mio studio esclusivamente per avere delle bottigliette d'acqua fresca mentre dipingo nelle ore più calde, senza dover fare avanti e indietro. Beh, adesso ho un nuovo ospite, la mia palette di gouache. Sì, avete capito bene, ho messo le gouache in frigo. All'inizio mi sembrava una follia. Temevo che il freddo potesse alterare i leganti, i pigmenti, ma la verità è che la bassa temperatura costante rallenta l'evaporazione dell'acqua e blocca sul nascere la proliferazione di batteri o muffe. Per ora stanno reggendo alla perfezione. Certo, fa un po' ridere aprire il frigo e prendere dell'acqua e trovarci dentro mezzo chilo di colore.
ma è l'unica mossa possibile per salvare il mio investimento. La cosa che mi fa più rabbia in questo è che se escludiamo l'incubo della conservazione, le guasce sono stupende. Guardate la stesura, quando sono alla giusta consistenza sono burrose, opache, coprenti, stratificabili, hanno una resa materica che l'acquarello non può dare e una texture vellutata che amo per certi tipi di illustrazione. Non odio il colore, anzi mi piace moltissimo usarlo, odio il modo in cui sono costretta a gestirlo. Quindi, qual è la lezione che ho imparato a mie spese e che voglio condividere con voi oggi? Se siete all'inizio o volete provare le gouache per la prima volta, fatevi un favore enorme: ignorate le vaschette giganti e i set super instagrammabili con la scatola di plastica, andate dritti sui tubetti. Con i tubetti è tutta un'altra vita, spremi solo la quantità di colore che ti serve per quella specifica sessione sulla palette, la usi e se avanza sai che si seccherà all'aria ma si riattiva con semplice acqua. Il resto del colore rimane perfettamente sigillato, fresco e protetto nel tubetto di metallo. Nessun trattamento, nessuna pulizia ossessiva dei bordi, nessun viaggio nel frigorifero dello studio accanto alle bottigliette d'acqua. Insomma, questa è la mia odissea estiva con le gouache. Almeno per ora sono in salvo nel loro reparto freschi e io posso concentrarmi su medium decisamente più gestibili per questa stagione. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete mai fatto acquisti artistici che poi si sono rivelati un incubo logistico, o se avete mai usato metodi bizzarri come il frigo per salvare i vostri materiali. Se il video vi è piaciuto o vi ha evitato un acquisto sbagliato, lasciate un bel pollice in su e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi esperimenti e disastri in studio. Noi ci vediamo al prossimo video e spero con meno colori vicino all'acqua da bere. Ciao!